Secondo voi, per quale motivo nell'ultimo periodo tutti parlano di NordVPN? Sarà forse perché è davvero sicuro? O forse perché paga bene? Ciao ragazzi, io sono Michele e bentornati qui sul mio canale. Allora, questo non vuole essere un video contro NordVPN o altri servizi simili, ma voglio solo, perdonatemi se lo metto tra virgolette, scoperchiare il vaso di Pandora e spiegarvi per quale motivo noi youtuber, o almeno buona parte di noi, durante i nostri video inseriamo delle pubblicità a dei servizi che possono essere appunto NordVPN, siti di vendita di key, servizi bancari e altro ancora. Credo che una spiegazione nei vostri confronti sia più che dovuta. Ora lo so che attirerò l'ira di molti miei colleghi qui sulla piattaforma, ma credo che sia doveroso spiegare a chi ci guarda, a chi ci permette di crescere giorno dopo giorno, cosa c'è dietro ai nostri video. Attenzione però, perché va valutato caso per caso. Ad esempio, io non ho ancora mai inserito nessuna pubblicità, sponsorizzazione durante i miei video e non vi giuro, non posso dirvi che non lo farò mai, ma al momento non l'ho mai fatto e vi spiegherò tra un istante per quale motivo. Voglio prendere in esempio proprio NordVPN in quanto si tratta del servizio maggiormente pubblicizzato qui su YouTube Italia. E con pubblicizzato intendo che, ad esempio, mentre state guardando un video, lo youtuber che state guardando inizia a parlare di un altro argomento totalmente slegato dal tema principale del video, iniziando quindi a parlare di NordVPN o qualsiasi altra cosa come fosse un po' una pubblicità. E proprio NordVPN mi ha inviato nell'ultimo mese qualcosa come 5 o 6 mail di invito al suo programma di sponsorizzazione e affiliazione. Sono due cose diverse, ve lo spiego tra un istante. Non so nemmeno io ormai quante email mi invino perché Gmail me le butta direttamente nello spam perché sono tante. Ok, tagliamo corto e vi spiego subito come funziona. NordVPN mi propone di inserire durante i miei classici video del canale una breve clip in cui parlo del loro servizio, dai 15-20 secondi in su. Ovviamente, più grande è il canale, maggiore è il tempo dedicato alla pubblicità, alla sponsorizzazione del loro servizio, maggiore sarà il compenso, la retribuzione che riceverò da questa azienda. E in aggiunta a questo vi propongono anche un sistema di affiliazione che per ogni utente iscritto al loro servizio tramite il mio link, tranquilli non lo troverete qui sotto in quanto non intendo sponsorizzarlo, beh, riceverò una percentuale in cambio. Non so se ci avete mai fatto caso durante le clip registrate da altri youtuber, si viene a volte invitati a registrarsi, a iscriversi al servizio ed ecco spiegato il motivo. E ora avrete capito che buona parte del tempo dedicato alle clip di questi servizi sui nostri canali YouTube sono essenzialmente per un semplice motivo. Ma attenzione, voglio dirlo ancora una volta, questa situazione va valutata caso per caso, perché c'è anche chi può benissimo decidere di portare una clip dedicata a questi servizi senza tornaconto personale, senza profitto, senza compenso, ma semplicemente perché ha provato quel servizio, quel sito internet, gli è piaciuto e vuole condividerlo al suo pubblico senza altri interessi e senza altri fini. Ma dato che questa può essere una minoranza del totale, YouTube ci viene incontro proponendoci una casella da spuntare, proprio perché il fenomeno è in rapida crescita e diffusione. Questa casella, che può essere spuntata durante la pubblicazione del video, è utile per far capire proprio a chi ci guarda che il video o nel video che sta guardando è presente una sponsorizzazione a pagamento e io invito tutti i miei colleghi a spuntare questa casella quando un servizio proposto è sponsorizzato. Dobbiamo far capire a chi ci guarda che noi riceviamo un compenso per il servizio di cui parliamo nel video. Per quale motivo? Beh, un po' per onestà intellettuale, un po' per onestà nei confronti di chi ci guarda, è perché spuntando questa casellina che farà uscire in alto nel video, questo video contiene promozioni a pagamento, beh, otteniamo anche maggiore fiducia da parte di chi ci guarda. Invece, non facendolo, beh,
siamo alla stregua della marchettata. Ora avrete sicuramente un paio di domande, ovvero perché queste aziende non usano direttamente la pubblicità prima dei video o dopo i video per sponsorizzarsi? Beh, perché le pubblicità, lo sappiamo tutti, le saltiamo generalmente a patto che non siano realmente interessanti o nelle nostre corde, invece se il nostro youtuber preferito, la persona che stiamo guardando, inizia a parlare da un momento all'altro di un altro argomento, beh, noi gli prestiamo attenzione, dando maggior risalto al servizio di turno che pagherà un compenso, una retribuzione, lo ripeto, sia in base alla durata della clip dedicata, sia in base alla grandezza, alle dimensioni del canale, sia in base al posizionamento in cui andremo a inserire questa clip. Ovviamente a inizio video avremo un maggior compenso, a fine video avremo un compenso inferiore, anche se poi le clausole cambiano da servizio a servizio. E un'altra domanda può essere: vabbè Michele, questo si fa per campare, quindi chi realizza queste clip dedicate a servizi lo fa per sostenersi e portare nuovi contenuti, e questo secondo me è giustissimo, però bisogna avere anche l'onestà di specificare a chi guarda i video che quello di cui stiamo parlando sono sponsorizzazioni sotto pagamento, sotto retribuzione, e YouTube ci dà proprio l'arma per farlo, ovvero la casellina di cui vi parlavo poco fa. Poi ragazzi, beh, c'è una bella differenza, credetemi, tra un prodotto, che può essere anche un servizio, acquistato con i propri soldi e portato sul canale. In questo caso noi tenderemo ad evidenziare sempre pregi e difetti, perché si tratta di un interesse anche personale. Noi proviamo qualcosa e diciamo chiaramente cosa ci piace e cosa non ci piace, e non abbiamo nessuna pressione dall'alto. Invece quando portiamo lo stesso prodotto che ci è stato magari regalato, che può essere un prodotto, un servizio o quello che è, e magari anche dietro una retribuzione economica, beh, noi siamo ovviamente portati a evidenziare maggiormente gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi, perché magari evidenziando troppo gli aspetti negativi rischiamo di far saltare tutta la collaborazione, e capite che anche in questo caso bisogna andarci con i piedi di piombo quando scegliamo di affidarci a servizi, promozioni e altre robe quindi sponsorizzate. Chiaro? Nel caso specifico di NordVPN, alcuni ne parlano come fosse il messia sceso in terra per quanto riguarda la sicurezza informatica. Io mi sono un po' informato anche parlandone con voi, e credo che il maggior difetto, il maggior problema relativo alla sicurezza di questo servizio è proprio la sua diffusione. E anche voi fate qualche ricerca in rete, su Google semplicemente, e troverete tanti forum, tante chat, tanti gruppi Facebook che parlano di questo argomento, e credo che interfacciarsi con altre persone che lo usano sia più sicuro rispetto a una sponsorizzazione a pagamento. Io non ho interesse nello sfruttare questo servizio e quindi non ve ne parlo, perché io prima di tutto devo provare un prodotto, un servizio, devo trovarmi bene, e solo in quel momento ve ne parlo e ve lo consiglio. E non è il caso proprio di NordVPN. Se in futuro invece dovesse arrivare la proposta di sponsorizzazione di un servizio che mi aggrada, con cui mi trovo bene, che sfrutto appieno, beh, sarò felice di parlarne con voi e magari inserirlo come clip nei miei video. Non dico di no, ma in quel caso ovviamente troverete una spunta qui in alto con indicato proprio sponsorizzazione. Sono incluse sponsorizzazioni a pagamento. Credo infine, e voglio concludere con questo, che quando noi youtuber consigliamo l'acquisto di un prodotto o un servizio dobbiamo sempre pensarci tante volte sopra, perché stiamo parlando di soldi reali, di soldi dei nostri iscritti che escono dalle loro tasche perché noi consigliamo quel determinato prodotto o servizio, che quindi deve essere davvero approvato almeno da noi e non una marchettata. Spero che il messaggio sia passato. Noi dobbiamo cercare di essere sempre affidabili e dare un minimo di sicurezza all'acquisto nei confronti di chi ci segue. Glielo dobbiamo. Bene ragazzi, e questo è tutto. Lo so che ora attirerò ire da parte dei miei colleghi, dei loro fan, però io credevo fosse doveroso parlarvene e spiegarvi come funziona. Alcuni miei colleghi lo hanno fatto in totale trasparenza, altri invece hanno un po' tergiversato, quindi ora sapete un po' come funziona la questione delle sponsorizzazioni che trovate durante i nostri video.
Se avete domande, beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Spero che questo video vi sia stato utile. In descrizione video vi lascio i link ai miei social, tra cui Telegram, Facebook e Instagram. Entrate numerosi e io vi aspetto, se volete, al mio prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima. Ciao ragazzi.